Confessione d'amore e di vita. È così che sono diventato un uomo Sigma. Notizia dell'ultima ora. Per la prima volta, Gökberk YLDRM parla a cuore aperto della sua ferita più profonda e di come questa abbia inciso sulla sua visione dell'amore e del mondo. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di entrare nel vivo, iscrivetevi al canale e sostenete. Oggi vi porteremo dentro l'intervista più intima e sorprendente che Gökberk abbia mai concesso a Vanity Fair, un racconto dove niente è lasciato in superficie, dove ogni parola ha il peso di un segreto finalmente svelato. In questa chiacchierata senza filtri, lui non si limita a raccontare una carriera. Ripercorre una trasformazione, dall'infanzia a Istanbul fino all'approdo a Roma, dal clamore dei set al silenzio voluto della sua casa, dalla fragilità al ruolo che l'ha costretto a rinascere, Sandokan. E nel suo racconto c'è anche lei, Cemre Arda, presente come una luce costante e discreta, testimone e complice di ogni cambiamento. Siete pronti? Si comincia. Le parole di Gökberk arrivano piane e solide, come quando si decide di dire la verità senza giri di frase. Non sono un maschio alfa. Io mi riconosco nella solitudine operosa del Sigma. In questa definizione, quasi un sussurro d'orgoglio e autodifesa, si riassume il suo percorso. Nato a Istanbul, figlio unico di una famiglia giovane, ha presto capito che affidarsi alla fortuna non era un piano. Mi fido del lavoro, della disciplina, del sacrificio, confida. È l'immagine di quel bambino che cercava di dare un ordine a tutto, perfino ai giocattoli in salotto. La foto che il nonno conservava nel portafogli, con lui di 1 anno e un pettinino in mano, sembra l'anteprima ingenua di milioni di scatti di oggi. I suoi genitori si sono separati quando era piccolo, ma lui ci tiene a sottolinearlo, sono stato sempre amato. La sua voce, qui, si fa calda, grata, ferma, non cerca giustificazioni nel dolore, ma responsabilità nella padronanza di sé. Lo sport è stato il suo primo linguaggio. Calcio e basket, corse infinite nel quartiere, la testa piena di partite immaginate al tramonto. Sognavo di diventare un calciatore, ammette con un sorriso che lascia intravedere una nostalgia infantile. Poi la franchezza che lo contraddistingue, sono grande, peso quasi 100 kg, i calciatori ne fanno 70. Se avessi insistito, forse sarei stato un giocatore qualunque nelle serie minori. Accettare i limiti propri è una prova che in pochi sostengono da giovani. Lui l'ha fatto presto, e da quella scelta si sono spalancate strade nuove. Tra queste, le lingue. Inglese fin dalle elementari, poi una scuola italiana che gli ha mostrato il potere nascosto nella parola. Al liceo, un programma di scambio negli Stati Uniti gli ha confermato di poter stare ovunque, di poter tradurre se stesso in più culture. È anche così che l'Italia lo ha abbracciato, riconoscendogli una familiarità rara. Parla italiano, capisce la Turchia, e davanti alla macchina dà presa a una verità che arriva. La giurisprudenza è stata una deviazione voluta dal destino e dal consiglio del padre, diventa avvocato. Lui lo ascolta, studia, entra in studio legale. E lì, giorno dopo giorno, minuti che si allungano in ore senza finestre, sente una stanchezza scura premere sul petto. Chiamiamola come vuole lui, non un crollo, ma una soglia. La varca quando qualcuno gli propone un corso di comunicazione non verbale. Corpo e voce si allacciano, la curiosità si accende. Arriva il primo provino, non lo prendono perché troppo curato, troppo muscoloso, troppo bello. Gli dicono di sporcarsi, di togliersi di dosso la perfezione. Lo fa. E, paradossalmente, smettendo di puntare tutto sull'apparenza, inizia davvero a esistere come attore. È il primo strappo alla pelle del personaggio che gli altri avevano disegnato per lui. Sul set delle serie turche comprende che la resistenza è un muscolo, e che va allenato quasi più del corpo. Si lavora 16-18 ore di fila, racconta. Sonno a intermittenza, zero vita sociale, il tempo che diventa un unico lungo turno. Un sistema darwiniano, lo definisce, in cui sopravvivere significa accettare di essere stanchi e lucidi insieme. Da quella palestra nasce il successo che travolge l'Italia con Daydreamer. Una vacanza a Napoli con suo padre diventa l'episodio che ancora oggi sembra un film, l'hotel chiuso per ore,
migliaia di fan alla porta, foto, abbracci, grida, una maratona di immagini durata 5 ore. Quella folla è un abbraccio che scalda e insieme isola. Perché a un certo punto la celebrità è un rumore continuo, e la solitudine diventa un bisogno fisico, l'unico posto per recuperare la voce. In quei giorni, anche Cemre Arda comprende una cosa definitiva su di lui. Che la sua calma è un modo per proteggersi, e che amarlo significa rispettare quel silenzio, senza scardinarlo. Poi arriva Sandokan. Lux Vide lo chiama, il progetto si ferma per la pandemia, e proprio lì comincia la preparazione più lunga della sua vita. Cavalli, coreografie di combattimento, allenamenti quotidiani, lingue riprese e rifinite, un corpo costruito per un personaggio che pretende memoria, istinto, controllo. Si trasferisce in Italia, fa di Roma un secondo porto, e intanto costruisce una idea di Sandokan diversa dall'icona del passato, meno selvatico, meno rumorosamente virile, più emotivo, più vulnerabile, più romantico. Un uomo che non rinnega la forza, ma le toglie l'arroganza. Guardandolo sul set, dice chi lo ha visto lavorare, si ha la sensazione che Gökberk abbia infilato in quel personaggio la parte di sé che tiene più nascosta. Lo conferma lui stesso, quando confida che il nuovo Sandokan gli somiglia nella misura in cui sa essere duro e insieme cedere, guardare e lasciarsi guardare. Nell'intervista a Vanity Fair arriva la domanda che molti si aspettavano: nel 2025 stiamo archiviando il modello del maschio alfa? La risposta è netta, quasi liberatoria: io non mi ci sono mai riconosciuto. Mi sento Sigma, non gareggio, non devo provare niente a nessuno, dico la verità e vado per la mia strada. Quella parola, Sigma, è stata per anni la definizione mormorata attorno a lui sui social, spesso usata per etichettarlo. Oggi se la prende, la fa sua, senza spavalderia. E svela l'origine: un cuore spezzato prima di incontrare Cemre, un dolore che gli ha insegnato a non aspettare salvezze dagli altri. Quella ferita mi ha reso come sono, ammette. Poi è arrivata Cemre, e con lei ho capito che proteggersi non significa chiudersi per sempre. È in questo equilibrio che la loro relazione si è radicata: lei lo accompagna senza invaderlo, lui la accoglie senza nascondersi. Hanno imparato a darsi spazio e a ritrovarsi, anche quando i voli e i set li separano. Il tema della bellezza, tanto chiacchierato dai rotocalchi, lo affronta con disarmante sincerità: della bellezza non mi fido. Non nega di curare il viso e il corpo, ma rifiuta l'idea che basti quello a reggere il peso di una carriera. Per lui la forma è al servizio della testa. Disciplina quotidiana, palestra non per vanità ma per igiene mentale. La fatica gli rimette a posto i pensieri, gli allinea l'umore. È qui che emerge la sua vena più filosofica. Siamo responsabili solo dell'istante in cui stiamo, ripete come un mantra. Oggi si fa ciò che va fatto, domani si accoglie ciò che arriva, preparati ma senza irrequietezza. È il filo rosso di ogni sua scelta. Quando si parla di famiglia, la sua voce si abbassa. Voglio diventare padre, dice piano, e un sorriso breve sfiora gli occhi. Sa cosa comporta: una vita da riorganizzare, priorità da riscrivere, set da rifiutare, una casa in cui arrivare davvero. Il desiderio cresce, però, e qui Cemre entra con passi misurati nella scena del racconto. Hanno già parlato di figli, lo fanno senza fretta, come due persone che conoscono il valore delle promesse. Nei giorni difficili, lei gli prepara il tè al limone come faceva sua nonna. Lui, quando rientra tardi, le porta fiori che sembrano rubati alla notte. Sono gesti piccoli, di una semplicità che non fa rumore, ma che spiegano più di qualsiasi dichiarazione. La solitudine, per Gökberk, non è una scelta contro il mondo, ma un modo per sentirsi a casa dentro di sé. In mezzo alle folle, lui preferisce una stanza con poche luci e un quaderno. Mantiene una cerchia ristretta, difende il tempo come si difende un segreto. La fiducia è la sua valuta più rara. E chi lo conosce da vicino, tra cui Cemre, sa leggere il segnale: quando si ritrae, non è per allontanare, è per tornare intero. Lei lo capisce e, quando serve, lo richiama a sé con una forza quieta. È questo dialogo silenzioso che li tiene legati, due ritmi che a volte corrono paralleli,
a volte si incrociano, sempre si riconoscono. Sandokan, in fondo, è la figura che racchiude tutto questo: coraggio e esitazione, spigoli e carezze, la corazza e il cuore. È il Gökberk non travestito, l'immagine con cui più volentieri si specchia. E non stupisce che consideri quel ruolo un punto di non ritorno. È la prova che non si tratta di cavalcare la fama, ma di reggerla senza farsi travolgere. Alla fine dell'intervista, quando le parole si fermano, rimane un silenzio denso, lo stesso che precede le grandi decisioni. Sembra sia tornato a casa, non in un indirizzo, ma in un'idea di sé. Niente miracoli, niente colpi di fortuna. Solo lavoro, pazienza, fedeltà a un'idea semplice: la libertà, per lui, è frutto della dedizione. La sua storia insegna che non basta aggrapparsi a un sogno, a volte la vita apre una porta laterale, e serve il coraggio di imboccarla. Non è diventato un calciatore, non ha voluto restare avvocato. È diventato un volto che paralizza le strade di Roma e riempie gli aeroporti, ed è un uomo che sa stare nella quiete. Oggi rinasce come Sandokan, più tenero, più vero, più essenziale. Forse la verità è questa: la bellezza da sola non salva, la fama non consola. Quello che regge, davvero, è la forza di mostrarsi per come si è, anche quando fa paura. È ciò che vedono milioni di persone che lo seguono e si riconoscono, non soltanto in un attore affascinante, ma in qualcuno che ha combattuto, è caduto, si è ricostruito, e adesso sa stare dove la vita lo ha messo. Accanto a lui, Cemre Arda, non come comparsa, ma come presenza che dà senso e confine a tutto. E se quel vecchio dolore lo ha reso un uomo Sigma, è l'amore presente che lo ha rimesso in dialogo col mondo. Allora, secondo voi, queste confessioni segnano l'inizio di una nuova era per Gökberk YLDRM e per la sua storia con Cemre Arda? O stiamo assistendo all'annuncio di un cambiamento gigantesco, già in corso, che vedremo compiersi con Sandokan? Ditemelo nei commenti. Mettete mi piace al video, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate la campanella. Ci vediamo nel prossimo appuntamento. A presto!